Mi hanno chiesto di realizzare un video su come mettere le pause, come mettere più pause in un solo G-code. Ho sempre operato così facendo. Ho importato il mio STL, questa qua è una ciliegia e deve avere 4 colori. Il primo colore della base, che è nero, poi c'è il corpo della ciliegia che è rosso, c'è anche il verde, che sono i 2 gambi, e la parte bianca che è il riflesso sopra la ciliegia. Ora, apro subito con una domanda, facendovi ragionare e chiedendovi che differenza c'è secondo voi fra un G-code con dentro 4 pause e 4 G-code differenti? La differenza è che un G-code con 4 pause è tutto unito, quindi mentre stampa si mette in pausa e rimane lì, non si raffredda mai e devi essere quasi sempre presente, perché non puoi lasciare la stampante accesa con la testina calda troppo tempo ferma. E invece facendo 4 G-code io stamperei solamente la base e la stampante si fermerebbe come se avesse finito una stampa. Lanciando il secondo G-code la stampante ripartirebbe da dove si era fermata, cioè stamperebbe precisamente sopra il nero e via via. Come fare lo vediamo subito. In questo caso io creo il mio G-code tutto intero e scelgo gli strati che comporranno il mio oggetto, la qualità 0.1, le pareti 0.8, spessore alto-basso 1, riempimento lo mettiamo sempre al 100%, magari anche 90%, perché così il materiale non sborda fuori, velocità 50, temperatura per il PLA 210/220, vedete voi, io uso spesso 220, e temperatura del piano la teniamo spenta, supporti niente, adesione niente, perché il gadget si rovinerebbe. E invece senza brima, che col piano freddo, sono sicuro che rimane attaccato, stampo frequentemente così. Diametro del filo 1.75, il flusso regolatelo voi, io tengo 95 in questo caso perché terrei così, e dimensione dell'ugello, mettete l'ugello che state usando 0.4. Velocità di ritrazione, questi qua sono valori che dipendono dalla stampante che state usando. Io uso una stampante Bowden. Lo spessore del livello iniziale lo mettiamo 0.1 come la qualità del nostro strato. Cut-off sul fondo lo tolgo, era rimasto, metto 0, taglio sul fondo 0 e primo strato 35. Le ventole sempre attivate al 100%. Io le mie sono un po' potenti, quindi attivo il 40-40, è come se fosse il vostro 100%. Ora, fatto questo, ovvero fatto il G-code, non inserisco nessuna pausa, nessun plugin, file esporto. Esporto direttamente sulla scrivania e vediamo come creare 4 G-code differenti per realizzare i 4 strati. Con l'aiuto di Cura guardo il singolo layer dove finisce la base nera. La base nera finisce dopo il livello 16. 17. Il 17° livello dovrebbe essere verde, scusate, prima il verde, perché queste gambe qua finiscono prima che le ciliegie. Quindi qua io so che al livello 17, che corrisponderà allo Z1.7, 1 mm.7, io dovrò mettere la pausa. Faccio doppio clic sul nostro G-code. Io ho impostato che ogni volta che faccio doppio clic si apre col block note, perché li modifico spesso. E cosa faccio? L'altezza della macchina in cui voglio che il G-code finisca è 1.7, quindi. Modifica, trova Z1,7 e clicco invio. 1.7, scusate, ho fatto virgola. Questo qua è il livello che dovrei farlo verde. Allora cosa faccio? Creo la base, il G-code numero 1. Elimino dal layer 16 in poi. Tengo premuto maiuscolo, evidenzio un pelo e vado giù fino a dove ho scritto End G-code. Vediamo se lo troviamo. End G-code. Evidenzio fino a qua, cancello. Questo qua è il mio G-code numero 1 e non dovrò fare altre modifiche, perché è proprio quello numero 1, quindi all'inizio alle impostazioni per partire dallo strato 0. File, salva con nome,
documento di testo, no, tutti i file, micco 1.gco e lo salvo sulla scrivania o dove voglio salvarlo. Salva. In questo modo ho solo il primo strato, cioè la prima parte nera. Poi CTRL Z e torno indietro, non è necessario che riapra ogni volta il G-code. Ora ho trovato il primo strato, voglio il secondo. Vado su Z.17 ed eccolo qua. Livello 16, ora elimino, che cosa? Elimino tutto quello che c'era prima del livello 16. Salgo fino a layer 0, cancello e questo qua è il mio secondo G-code. Partirà da livello 16 in poi. Dovrei sempre, come io ho già fatto un tutorial su come recuperare una stampa, in questo caso bisogna, come recuperare una stampa, bisogna prendere il valore di E, copiarlo e inserirlo al posto del primo e 0. La mia stampante si alza di 15 mm, io ora ho stoppato tutto a 1,7 mm, ora faccio 20 mm, così sono sicuro che la mia stampante torna a 20 mm per poi scendere. Fatto questo, devo fare un'altra cosa che è eliminare il G-code dopo, cioè ora ho fatto la parte verde, che è questa, dal 17 in poi salgo, quando finirò di realizzare il verde, ovvero quando le gambe della ciliegia spariranno, io potrò cambiare filo. Ora sono sparite al livello numero 58-59. Al livello numero 59, che corrisponde a 5.9, dovrò eliminare le informazioni. 5.9. Eccolo qua. Dovrò eliminare tutto quello che c'è dopo lo Z5.9 che è il layer 58. Scendo e faccio la stessa operazione di prima, fino a ng-code. Cancello, ora ho solo la seconda parte. Solo la seconda parte, fatto questo, ripeto l'operazione, file, salva con nome, 2.gco. Documento tutti i file. Fatto questo, ancora CTRL Z solo una volta, perché tanto quello prima non serve più. Ora ho realizzato questa parte qua, cioè quella verde, devo andare dal 50, mi servono tutte le informazioni dal 59 in poi, cioè dal 5.9 in poi. Ricordo che parlo sempre di altezza 5.9, io ora vado a trovare Z5.9, clicco OK, torniamo su OK, eccolo qua. Ora mi serviranno tutte le informazioni che ci sono da questo livello in poi, eccetto l'ultima parte. Quindi elimino, come ho fatto precedentemente, tutte le informazioni fino al livello 16, avrò ancora un valore della E, lo copio e lo incollo sempre qua. CTRL V e stiamo lavorando a 5 mm, teniamo 20. Questo valore qua, l'importante è che non sia più basso dell'altezza da cui partite. Fatto questo, come prima, vado a eliminare tutta l'ultima parte del G-code. Trova successivo non me lo trova, torno giù, trova successivo, eccolo qua. Vado a vedere su cura qual è l'ultimo livello che mi serve, a che distanza parte. Sempre singolo layer vedo meglio. Il mio riflesso che voglio fare bianco parte dal livello 80 in poi. 80 in poi, 8 quindi, 8 mm, vado sul mio block note, cerco Z.8. Ok, me lo trova sicuramente, ed è il layer numero 79. Eccolo qua, Z.8, e elimino tutto quello che c'è prima, e questa volta è l'ultima. Salgo, tengo premuto
sempre maiuscolo, elimino e comincerò dal livello 79. Prendo sempre il valore della E, lo inserisco dove prima ho modificato e ho inserito il vecchio valore della E, CTRL V lo incollo. Sto lavorando sempre a 8 mm, quindi 20 va bene, era 15 l'abbiamo alzato per precauzione, perché tanto teniamo sempre quello. Chiudo quest'icona, scorro fino in fondo e il mio G-code finirà al termine del mio G-code. Ora voi potete spostare i vostri 4 G-code sulla schedina, lanciate il primo e la stampante sale fino a che non arriva al livello numero 16, se non sbaglio. Quando arriva al livello numero 16 lui finisce, perché tu gli hai detto, hai eliminato tutte le informazioni, riparti con il secondo che partirà da dove è finito il primo. Così il terzo e così il quarto. Spero che questo video ti sia piaciuto, soprattutto alla persona che mi ha chiesto aiuto, e metti un bel like, condividi questo video e lascia un bel commento. Alla prossima!